Mai siamo stati così numerosi nella storia umana. Il rischio di essere scartati è ancora più frequente. Gli anziani sono visti spesso come un peso. Nella drammatica prima fase della pandemia sono stati loro a pagare il prezzo più alto. Erano già parte più debole e trascurata. Non li guardavano troppo da vivi, non li abbiano neppure visti morire. La vecchiaia è tra le questioni più urgenti che la famiglia umana è chiamata a affrontare in questo tempo. È in gioco l'unità delle età della vita, ossia il reale punto di riferimento per la comprensione e l'apprezzamento della vita umana nella sua interezza. Tutti viviamo in un presente dove convivono bambini, giovani, adulti e anziani, però è cambiata la proporzione. La longevità è diventata di massa e in ampie regioni del mondo l'infanzia è distribuita a piccole dosi. Uno squilibrio che ha tante conseguenze. La cultura dominante ha come modello unico il giovane adulto, cioè un individuo che si fa da sé e rimane sempre giovane. Ma è vero che la giovinezza contiene il senso pieno della vita, mentre la vecchiaia ne rappresenta semplicemente lo svuotamento e la perdita? Quello è vero? Soltanto la giovinezza ha il senso pieno della vita e la vecchiaia è lo svuotamento della vita, la perdita della vita? L'esaltazione della giovinezza come unica età degna di incarnare l'ideale umano, unita al disprezzo della vecchiaia vista come fragilità, come degrado o disabilità, è stata l'icona dominante dei totalitarismi del XX secolo. Abbiamo dimenticato questo? Insomma, per un'età che è ormai una parte determinante dello spazio comunitario e si estende a un terzo dell'intera vita, ci sono a volte piani di assistenza, ma non progetti di esistenza. Piani di assistenza sì, ma non progetti per farle vivere in pienezza. E questo è un vuoto di pensiero, di immaginazione e di creatività. Sotto questo pensiero, quello che fa il vuoto è che l'anziano e l'anziana sono materiale di scarto. In questa cultura dello scarto, gli anziani entrano come materiale di scarto. La giovinezza è bellissima, ma l'eterna giovinezza è un'allucinazione molto pericolosa. Essere vecchi è altrettanto importante, è bello, è altrettanto importante che essere giovani. Ricordiamoci, l'alleanza fra le generazioni che restituisce all'umano tutte le età della vita è il nostro dono perduto, dobbiamo riprenderlo, deve essere ritrovato. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Quando gli anziani resistono allo spirito, seppellendo nel passato i loro sogni, i giovani non riescono più a vedere le cose che devono essere fatte per aprire il futuro. Quando invece i vecchi comunicano i loro sogni, i ragazzi vedono bene ciò che devono fare. Se i nonni ripiegano sulle loro malinconie, i giovani si curveranno ancora di più sul loro smartphone. I vecchi hanno risorse di vita già vissuta, alle quali possono ricorrere in ogni momento. La vecchiaia è un dono per tutte le età della vita. È un dono di maturità, di saggezza. Non dimentichiamo che nella cultura, sia familiare, sociale, gli anziani sono come la radice dell'albero. Hanno tutta la storia lì.
I giovani sono come i fiori e i frutti. Se non viene il succo, se non viene questo il flevo, diciamo così, delle radici, mai potranno fiorire. Tutto quello che l'albero ha defiorito viene di quello che ha disotterrato. Tutto quello che è bello, che ha una società, è in rapporto con le radici degli anziani. Per questo in queste catechesi io vorrei che la figura dell'anziano venga su, che si capisca bene che l'anziano non è un materiale di scarto, è una benedizione per una società. Grazie.